Carota selvatica e carota coltivata. Hai mai riflettuto sulle loro differenze? Eppure la carota selvatica è la progenitrice della carota coltivata. Sebbene questa sia linfa della sua linfa, ci sono delle differenze enormi, soprattutto a livello biochimico. Quello che spicca sicuramente di più all'occhio è che una è piccola, striminzita, bianchiccia, mentre quella coltivata è cicciottella, colorata, molto acquosa. Questo perché? Perché si è cercato per secoli di ottenere una radice che possa avere un valore nutritivo molto maggiore rispetto a quella selvatica, e infatti ci sono riusciti. Il colore arancione in questo caso è dato dalla grande concentrazione un'alta concentrazione di carotenoidi, che sono importantissime per la nostra salute. I fiori della carota coltivata sono grandi ma un po' grossolani. I semini sono buoni soprattutto per essere ripiantati, mentre la radice, la parte più importante della Daucus carota sativus. Invece per la carota selvatica i fiori sono deliziosi, eleganti, spesso con un fiorellino molto scuro al centro, quasi come se fosse il neo sul viso di una bellissima dama dell'Ottocento. I semi hanno in sé una ricchezza di fitocomposti molto importanti, racchiusi soprattutto nei loro oli essenziali, che sono tra quelli più costosi presenti in commercio, mentre la radice piccola, striminzita, è molto fibrosa. Quindi per avere il meglio dalla carota selvatica e quella coltivata andremo a fare l'olio dai semi della carota selvatica, mentre per la carota coltivata utilizzeremo proprio la radice. Iniziamo proprio dalla carota selvatica. Innanzitutto andrò a raccogliere i semi, sia acerbi che maturi. In questo caso otterrò un oleolito molto più completo, con proprietà rigeneranti, antinfiammatorie, riepitelizzanti e anche lenitive. Andrò a cercare di prendere soltanto i semini e li contunderò delicatamente utilizzando il mortaio. Dopodiché, come per tutti gli oleoliti, li porrò in un vasetto di vetro perfettamente pulito, ci verserò tanto olio quanto ne servirà per coprire interamente la botanica, senza però andare a sormontarla troppo. Chiuderò il coperchio, lo porrò in casa, lontano dalla luce diretta del sole e da ogni fonte di calore, e aspetterò 50-60 giorni. Dopodiché sarà pronto per essere filtrato e utilizzato. Nei primi giorni avrò l'accortezza di rimestare delicatamente la botanica senza comprimerla e mi garantirò che tutta la botanica sia completamente immersa nell'olio. Per questo oleolito preferirò un olio molto leggero che si assorbirà facilmente dalla pelle. Andrò a utilizzare l'olio di mandorle dolci. Con la carota coltivata procederò invece pulendo benissimo la superficie e utilizzando sicuramente delle carote perlomeno biologiche. Dopodiché con un pelapatate andrò a renderla in striscioline molto sottili, che andrò a tagliare poi ulteriormente o con un coltello o con delle forbici. Porrò sempre la mia botanica all'interno di un vasetto perfettamente pulito e verserò tanto olio ugualmente per coprirla interamente. In questo caso utilizzerò invece un olio un po' più corposo, atto invece a un massaggio prolungato e un assorbimento un po' più lento, quindi opterò per il mio preferito, che è l'olio di girasole premuto a freddo. La macerazione come la farò? La farò utilizzando l'essiccatore. Sceglierò un programma a 40 gradi, non metterò il tappo e prolungherò la macerazione fino a 36 ore. La stessa cosa lo potrò fare anche con l'oleolito di semi, mantenendo la stessa temperatura e la stessa tempistica. In questo modo in 2 giorni l'oleolito sarà pronto. Quando andrò a filtrare l'oleolito di carota coltivata, la botanica la strizzerò lievemente, perché le striscioline diventeranno molto cedevoli e più facilmente potranno rilasciare nell'olio dei sedimenti impossibili da eliminare. Dopodiché i nostri oleoliti saranno pronti per essere filtrati, imbottigliati, etichettati e conservati sempre al fresco e al buio. Ma come li utilizzerò? L'oleolito di semi di carota sarà un olio veramente preziosissimo, lo utilizzerò puro sulla pelle come rigenerante e antiossidante, soprattutto per la pelle matura. È utilissima anche per la pelle acneica. L'oleolito invece di radice di carota coltivata sarà fantastico come doposole, per le scottature solari, per le abrasioni. Ma se ne vuoi sapere di più, ti aspettiamo nel nostro shop online presente su Sellfy, dove potrai trovare il quaderno Carota selvatica e carota coltivata, botanica, tradizioni e utilizzi.